Just telling me it's alright. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare una borsa davvero molto facile, quindi adatta anche ai principianti, ma che ha un tocco particolare. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterla realizzare insieme. Per realizzare questa borsa troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con lo sconto del 30% fino alle date che vedete scritte. Basta inserire questo codice che vi lascio, che comunque vi lascerò anche in descrizione. Nel kit troviamo una coppia di manici, poi 3 rocche. Io ho fatto bianco ottico e panna, sono rocche da 250 grammi, il cordino è il cordino miglior prezzo, veramente eccezionale, mi sono trovata veramente molto bene, e potete comunque anche cambiare e prendere altre tonalità che troverete appunto dando un'occhiata appunto su gomitoli.com. Questo cordino si lavora tranquillamente dal 3,5 al 4,5, personalmente utilizzerò il 3,5. Nel kit troverete quindi, oltre le 3 rocche, una base da 30x10 e 4 moschettoni. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo con il colore panna. Io solamente per il primo giro ho dovuto utilizzare un uncinetto più piccolo, in maniera tale che sarà più agevole entrare nei fori della nostra base. Inizierò dal lato più corto, quindi nel punto centrale, e inizierò quindi creando 2 punti bassi nello stesso foro, e nel frattempo la codina la vado a lavorare, quindi la metto già qui sotto. Faccio anche il secondo punto basso, anche nel seguente farò 2 punti bassi, mentre nei 2 successivi andrò a realizzare 3 punti bassi, perché essendo nella parte curva ho bisogno di fare qualche aumento per evitare che poi il nostro lavoro si imbarchi. Quindi procedo anche in questo con 3 punti bassi. E in quello successivo ne farò 2. Ed ecco qui il nostro angolo creato. Poi sul lato dritto continuerò a creare 2 punti bassi in ogni foro, in questo modo, finché non arrivo all'altro angolo, e vado a fare la stessa cosa che ho fatto qui. Quindi in questi 2 ne farò 3 e poi tutto il resto 2. Anche da questa parte ne farò 3 e ovviamente anche da questa. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato il primo giro. Completato tutto il giro, chiudiamo con un punto bassissimo, lasciamo l'uncinetto più piccolo e prendiamo quello con cui andremo a realizzare tutto il resto della nostra borsa. Fatto questo, catenella, e andiamo a creare un giro di contorno a punto bassissimo, quindi anziché prendere entrambe le asole prendiamo solo quella esterna e non facciamo più nessun aumento, quindi solamente le maglie che ci ritroviamo di sotto, in questa maniera. Quindi mi raccomando, tutto in costa, e ci rivediamo alla fine del giro. Completato quindi il primo giro, non chiudiamo col punto bassissimo in questa maniera, ma lo chiudiamo in un modo diverso, per fare in modo che non si veda tantissimo inizio e fine giro, perché dobbiamo chiudere necessariamente tutti i giri anche per poi creare il cambio colore. Quindi io mi inserisco con l'uncinetto sul primo punto basso che ho lavorato e faccio passare sotto la nostra asola in questa maniera. Poi vado al centro invece dell'ultimo punto che ho creato, in questo modo, prendo il filo e chiudo, anche perché sono passata al centro, quindi dell'ultimo punto effettuato, perché dovendo fare una lavorazione in costa, diciamo, andiamo a simulare appunto il tipo di lavorazione. Poi catenella e si procede normalmente con la nostra lavorazione di punto basso in costa. Quindi ad ogni chiusura a giro facciamo quello che vi ho appena mostrato.
vedete, sicuramente è più pulito. Adesso saliamo di circa 10 centimetri, la nostra lavorazione saranno circa 12 giri, ma sarò più precisa alla fine, e ci rivediamo per creare il cambio colore. Ho realizzato quindi i primi 10 centimetri della nostra borsa per un totale di 13 giri. Io ho già tagliato il filo, adesso faccio sempre la nostra chiusura, quindi mi introduco con l'uncinetto nel primo punto basso che ho effettuato, faccio passare l'asola, poi mi introduco nell'ultimo punto basso realizzato, prendo l'asolina e stavolta vado a chiudere ovviamente con il nuovo colore, quindi con il colore bianco. In questo modo faccio una catenella e ricomincio quindi con i giri di punto basso. Nel frattempo la codina ce la lavoriamo e così iniziamo. Faremo altri 13 giri con il colore bianco, sempre in costa, quindi né più né meno quello che abbiamo fatto precedentemente. Quindi facciamo altri 13 giri con il colore bianco e ci rivediamo per rifare nuovamente il cambio colore. Ho completato anche la parte bianca, identica a questa sia nelle misure che nel numero di giri, quindi 10 cm e 13 giri, sempre punto basso in costa. Adesso dobbiamo andare a rifare il cambio colore, quindi riproporremo il colore che ho fatto prima. Quindi già l'ho preparato con un cappietto e qui rifacciamo nuovamente il cambio colore. Quindi chiudiamo sempre in quel modo, quindi vado sul primo punto, faccio passare la mia asola, poi vado nell'ultimo punto basso al centro, perché facendo il punto basso in costa ho bisogno che assomigli quanto di più a quello che stiamo eseguendo. A questo punto vado a prendere l'altro colore e quindi vado a chiudere il mio punto in questo modo, quindi esattamente cosa abbiamo fatto prima. Poi una catenella, la codina al solito ce la lavoriamo e si ricomincia esattamente come abbiamo fatto nei giri precedenti. Penso di fare qualche giro in meno perché l'ultimo giro o addirittura gli ultimi due li farò appunto bassissimo. Quindi procediamo e ci rivediamo e vi dirò esattamente come procedere. Ho completato pure questa fascia, l'ho fatta solamente di 12 giri perché l'ultimo giro, quindi questi sono 13 anche questi, l'ultimo giro lo andiamo a creare appunto bassissimo in costa. Quindi io sono arrivata qui alla fine. Non faccio la catenella visto che devo fare i punti bassissimi, è sempre in costa in questo modo, quindi gli diamo anche una sorta di rifinitura alla nostra borsa, quindi in questo modo. E questo sarà il nostro ultimo giro, vedete il risultato. Quindi completiamo anche quest'ultimo giro e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ho completato il giro di contorno appunto bassissimo in costa e ho già iniziato con il primo volà. Innanzitutto per lavorarlo dobbiamo mettere la borsa in questo modo e iniziare a lavorare sulle costine che si sono create, quindi lavorando appunto basso in costa. Questa prima costina l'ho lavorata praticamente partendo dall'ultima riga e adesso vi faccio vedere nel dettaglio come andrà realizzata. Quindi adesso praticamente vado a creare questo giro di volà. Questo l'ho fatto col bianco e il color crema, questa qui sotto la farò invertita, quindi per creare anche un po' di movimento. Quindi riprendo il color crema e vado a lavorare sulle costine che ci troviamo nell'ultimo giro del bianco, quindi cerco di mettere la borsa in maniera tale
da poterci lavorare. E adesso cosa facciamo? Sul primo punto andiamo a realizzare 3 maglie alte, il primo sostituito da 3 catenelle, dopodiché vado a fare le altre 2 maglie alte e così abbiamo completato il primo gruppo e nel frattempo ci lavoriamo la codina come sempre. Poi in quello successivo andiamo a lavorare una maglia alta singola e anche in quello dopo. E adesso in quello successivo ancora andiamo a ripetere l'aumento, cioè 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi 1, 2 e 3 e poi nuovamente 2 maglie alte singole. Quindi questo modulo va ripetuto per tutta la riga. Quindi nuovamente 3 maglie alte e così via. Quindi alterneremo 3 maglie alte nello stesso punto e 2 maglie alte singole nei due punti successivi. Quindi fatto questo completiamo e poi ci rivediamo per farvi vedere come creare il giro di contorno, stavolta col colore bianco. Finito tutto il giro, adesso passiamo a creare il contorno che ho già fatto da questa parte. Come potete vedere ho invertito i colori. Quindi ricominciamo da un punto qualunque, riprendo il colore bianco e non faccio altro che creare, quindi su ogni maglia sottostante andiamo a creare un punto basso. Sempre la codina, mi raccomando, lavoriamola, e sotto ogni maglia alta andiamo a fare il nostro punto basso. Quindi un passaggio davvero molto semplice e questo sarà l'ultimo passaggio prima di mettere i manici e quindi di avere la borsa praticamente completata. Quindi ultimiamo anche questo passaggio e ci rivediamo per vedere come alloggiare i manici. Ho completato quindi anche il secondo volà e ho già inserito il primo manico. Adesso dobbiamo metterlo anche dall'altra parte. Quindi io che cosa ho fatto? Ho diviso chiaramente questo lato a metà in questo punto e ho staccato 14 punti da una parte e 14 dall'altra per poter trovare il punto, quindi quello dove sta meglio, diciamo, il manico come distanza. Quindi andiamo a inserire quindi nel punto successivo, quindi diciamo nel 15°, andiamo a inserire il nostro bel moschettone, uno da una parte, stessa cosa anche da qui, quindi veramente semplicissimo come passaggio. Ecco qui, e poi inseriamo questi manici, quindi questo marcapunti lo possiamo togliere, togliamo anche questi che non ci servono più e adesso andiamo ad inserire il nostro bel manico. Quindi anche i manici sono dotati di moschettoni, quindi basta inserirli in questa maniera e il gioco è fatto. Quindi ci rivediamo a borsa completa. Ed ecco questo progetto completato. Come avete visto, anziché creare la solita borsa, con questo giro di volà l'abbiamo resa un pochettino diversa dal solito, ma sempre mantenendo uno schema semplicissimo, quindi adatto anche alle principianti. Abbiamo ottenuto alla fine una larghezza di 32, un'altezza di 28 e una profondità di 12 cm, quindi una bella borsa non gigantesca ma neanche troppo piccola. Vi ricordo che il kit per creare questa bellissima borsa lo trovate in sconto col 30% su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, nelle date che vedete. Quindi mi raccomando, occhio alle date, basta inserire questo codice che vedete scritto. Io comunque vi lascio tutte le indicazioni in descrizione, così appunto non sbagliate, ma mi raccomando non perdete di vista le date per ottenere il 30%. In ogni caso vi consiglio di dare un'occhiata su gomitoli.com perché ci sono tantissime offerte strepitose. Il progetto, come abbiamo visto, è facile, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.